oggi con noi di nuovo Simone per commentare ancora una volta le news. E che news, devo dire. Sono un po' di news, come al solito, e niente. La mia delusione nell'ultima frase, non lo so. Ciao Pollo, ciao dei bye. Sì, però non lo so. Andiamo a vedere le notizie. Non lo so, se no deprimo le persone già all'inizio della live, non va bene. Quindi, come non ti sento? Ah, hanno ragione, è vero. Sì, lo vedo che non ti sentono. Perché ora ti dovrebbero sentire, prova a parlare. Prova, ciao a tutti, facciamo gli scherzetti. Per ora tu sei troppo alto, quindi io ti abbasso un po', prova a parlare. Prova. Vediamo che dicono. Adesso dovrebbe andare bene, forse. Come va l'audio? Adesso va meglio? Vediamo. Diteci. Fateci sapere. Intanto io me la passo qua. Vabbè, mi dimetti da Instagram. In che senso ti dimetti? Ti dimetti tu? Ah, perché la crittografia? Per la crittografia? Va così, pollo, siamo tutti fregati. Cioè, proprio questo Cyber News le sta iniziando benissimo. Vabbè, senza speranze. C'è qualcuno che paga pure l'abbonamento di Instagram, figurati. Ma ho visto ultimamente, a me sembra un po' basso, ma entrambi o Simone? Perché posso alzare, Aspetta, forse così. Prova a parlare, parla, dici cose. Mi pare strano. Prova. Adesso dovrebbe essere simile. Cioè, almeno OBS mi dice così. Poi vi sento entrambi bene. Bravo Pollo, questo vogliamo. Dai da Roma. Sì, ma mi è uscito tipo l'altro giorno, infatti da Instagram, no, non mi ero mai uscito. Entrambi bassi. Sì, però il problema è che se io aumento... Se io aumento poi gracchia. Però fatemi vedere una cosa. Posso aumentarlo un po'. Posso diminuire, cioè, dov'è? Magari metto così, un pochino, poco, magari così un po' meglio. Vediamo Così. Vediamo se va. Così e via. Comunque ho fame. No, è venuto in fame, ho sentito la mia pancia borbottare. Giusto così. Però no, stavo dicendo perché non ho mangiato l'arancia pomeriggio. Male. Fondamentale. No, dicevo, mi è uscita sta cosa degli abbonamenti di Instagram su Instagram e tipo ti diceva vuoi fare l'abbonamento, robe, e poi sono andata a vedere, tipo vi dà delle robe, che ne so, tipo che potete vedere chi vede più volte la vostra storia, una roba così mi pare, ma non mi ricordo bene. E ho detto no, non farò questo abbonamento. No, sì, grazie. ma so dei ladri perché hanno iniziato a ficcare più pubblicità e sì, un sacco di funzionalità, tipo anche ricerca storie, varie funzionalità di ricerca che non abbiamo di base. Sì, sono dei sì, furbacchioni. Esatto.
Sì, e io ho detto vabbè, no, penso le farò e Io non pagherò mai. non pagherò Instagram, esatto. Cioè, Ma non anche perché esiste proprio. comunque ciao Undivided, non era arrivata la notifica su Discord. C'hai ragione, perché il mio bot ha i suoi Ciao. tempi. Ha i suoi piccoli tempi, dovete dargli un attimo. Comunque avete visto le nuove emoticon che ho rubato da altri Hai server. rubato onestamente. Sì, ma io lo dico, io lo dico che li rubo, quindi insomma sono onesta. Poi se mi vogliono Non me ne troppo una. denunciare alla, alla polizia di Discord possono anche farlo. Sì, stavamo parlando di Instagram che ha messo adesso gli abbonamenti tipo a pagamento, robe a pagamento. E dicevo che mi era uscita proprio tipo qualche giorno fa la notifica che mi diceva vuoi continuare con la versione gratis o vuoi pagare? E io ho detto no, grazie. Grazie di niente, non pago. Esatto. Ah, e No, stavo no, dicendo perché comunque io i social non è che li uso tantissimo, nel senso, cioè, cioè, quindi, insomma, tranne a mandare cose stupide a te e altre persone, mettere i esatto. video e mettere robe stupide, cioè non è che le uso tantissimo, quindi diciamo, posso anche evitare. Sì, sì. Poi non Preferisco la so quanto pubblicità. viene. Mi ricordo se era tipo 7 euro per qualcosa. Forse. Impara a usare gli abbonamenti. Ah, Instagram Plus. Esatto, c'è più pubblicità di prima. Prezzi. È Però così, dice non sono 7-8 ancora euro. disponibili. Ah, 7-8 euro. Ok. Vabbè, insomma, non mi sembra molto. Ok, estende la durata delle storie oltre 24 ore, cosa fondamentale secondo me. Metterle in evidenza, creare più segmenti di pubblico a cui mostrarle. Sì, Funzione vabbè, dei super magari. cuori per inviare reaction più coinvolgenti e una presunta funzione per visualizzare una storia con foto o video in incognito. Ma Dio. Cioè, madonna. Principe nigeriano. Perché non si vedeva? Perché devo uscire pazza con Twitch? Ma c'aveva tipo il problema che il primo non si vede? No, non si sentiva. No? Allora, mo è da un po' che. Come si faceva? Allora, non mi ricordo più. Vedete, voi non li usate, io mi scordo come si fanno le cose. Sì, per influencer, social media manager, queste persone qua. Poi per il resto a noi non Sì, ce ne frega niente. sì. Anzi, ci devono pagare loro. Channel point. Vabbè, io ve lo dico. Guardate che mi lancio da sola un stack, non lo so. Ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca! Sì, no, questo Non si è vedo. messo. Non lo so. Come no? Ah, ok. Sì, no, mi si è impallata la cosa sul telefono. Maledetto. Maledetto. Vabbè, insomma, potete farli se credo che funzioneranno adesso. Credo. Stacca, stacca. Stacca. Fa morire. Però vabbè, oltre a questa pubblicità gratuita di Instagram, che ora ci ho pensato, parliamo dei social network. Ecco qui. Tanto per Parliamo cambiare. proprio esatto dei social network perché ultimamente basta pubblicità, basta. Ultimamente, anche l'altra volta ne abbiamo parlato di social network, bla bla bla, però insomma la Grecia ha vietato l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. E poi io ci penso, 15 anni, no?
Non lo so se avevo il telefono. Sì, erano altri tempi, robe, alla fine Ai miei sono tempi. sono un po' vintage, ve lo dico sempre. Però, cioè, sotto i 15 anni, in generale un telefono, dico. Non lo so. Non lo so, Simone, tu avevi il telefono a 15 anni? Io considero, rispetto agli altri compagni di classe, infatti ero un po' arrabbiato da piccolo, tipo a 12 anni mi pare, il primo, ma proprio basic. Sì. Mentre magari a scuola parlavano di gruppi WhatsApp, eccetera, io tipo, ragazzi, io ancora non ho il telefono. Diciamo che è diventato un must have ormai, cioè nel senso lo devi avere per essere incluso nei gruppi di scuola, ok? Infatti, cioè, esatto, io ogni tanto ci penso, no? È Se status. magari un giorno avessi un figlio, figlia, quello che è, dico, ma sto telefono, no? Cioè, poi, capito, poi diventa anche un problema, cioè, che ti escludono magari. Perché comunque magari, come dici tu, le altre Sì. persone, gli altri compagni hanno WhatsApp, magari quello non ce li ha e quindi magari viene un po' escluso, non lo so. Tu eri escluso, quindi A risvegliamo. parte risvegliamo i miei traumi infantili. Esatto. Diciamo che escluso no, tendevo io ad autoescludermi un po' prima, però Ok. questo brutto mostro l'ho fatto passare per fortuna. Ok, meno male. Non volevo se no Sì. risvegliare i traumi, diciamo. No, per fortuna nessun trauma. Però Ok, sì, cioè, meno male, meno male. di solito uno è meno tendente ad essere incluso. Cioè, che fai? Scusa, prendi il telefono di tua madre, magari scrivi sul gruppo con gli altri, oppure li chiami. Cioè, ci può stare, però è un po' più complicato di sti tempi. Cioè, è una cosa non da poco. Sì, però d'altra parte, se gli dai un telefono e non lo controlli, poi hai tutte le conseguenze che poi hanno portato anche a questo divieto, no? Perché comunque Esatto. poi se ne parla sempre, il problema, diciamo, è la dipendenza, anche l'altra volta ne parlavamo, o comunque dicono, ora non so se ci sono studi effettivamente, però dicono che comunque porta anche a problemi di ansia, di disturbi del sonno, perché comunque stanno molto tempo davanti agli schermi, anche perché si sa, i social network hanno sempre cose belle, no? E per un Sì. ragazzo comunque non è facile a volte. Diciamo che senza studi alla mano, ovviamente, da quel che ho visto, da quel che ho sentito, perché comunque è un argomento caldo che da anni sta sempre Sì, più, sì. no, prendendo piede, ti posso dire che comunque sì, disturbo del sonno, perché magari lì dove vai a dormire sei tipo iper mega stimolato nel vedere quello che ti piace, no? Perché poi gli algoritmi, Sì. specialmente quelli di TikTok, sono fatti troppo bene. Cioè, metti un like a una cosa, ti sbucano solo quelle cose, è finito. Non ti Sì, stacchi, è ti vero, è giuro. vero. Sì, infatti te l'ho detto l'altra volta, mi hai mandato ormai Lizard e ormai mi escono È solo finita, cose di è Lizard. finita. Che comunque sono belle, quui tipo adesso sto Sì, vedendo scemenze di pupazzetti, no? Che fanno cose, tipo non lo so, l'altra volta c'era un pupazzetto che, non lo so, mangiava le patatine, poi le chiudeva, però poi le tornava a mangiarle e diventava cicciottello e esplodeva. E ovviamente io sono così. E ora mi fa vedere solo cose di questo genere. capirai. Sì. Poi diciamo Comunque sono che carini, però. sono belli, solo che allora il problema non, cioè tipo già a me lo potrei risentire con un po' di disturbo dell'attenzione, no? Tanti contenuti che mi piacciono, dove metto poca attenzione, mi danno, diciamo, quella gratificazione, no? Skippi, li Mhm. vedi, ti occupa Sì, tempo. Io ad esempio li uso al posto della TV. Non so, cioè, tipo a me, non so se mi stanno rendendo effettivamente più stupido, però nel senso, non so nello sviluppo cognitivo di di un bambino se questo possa influire negativamente. Secondo me sì, però lo dico come sensazione, non con studio alla mano, ok? sì. Dice Undivided
avevano anche confermato che utilizzare anche lo stesso smartphone Sì, prima di andare a letto hai difficoltà a dormire decentemente. la famosa luce blu. Non lo so, sapete, perché comunque io lo uso il telefono prima di andare a dormire e non ho problemi a dormire. Quindi, boh. Però è una roba personale, nel senso io È dormo e molto non sento più soggettivo. niente. Esatto, cioè io Sì, proprio sì, sì. non sento più niente quando dormo, quindi magari sì. Poi va bene, la notte mi incurvo e la mattina mi fa male la schiena, questo è altro dettaglio che altra cosa che vabbè, non c'entra il social network. Mannaggia, questi su Twitch. Gli spammers, gli spammers. Esatto, esatto. Ehm, Però insomma, vabbè. Però insomma, a quanto pare se ne sta parlando. Quell'ultimo dettaglio si chiama vecchiaia. Attento, Undivided, noi diciamo Paolo, vintage. Diciamo vintage. vintage. Esatto. Ok, è un brutto termine. Sì. Occhiali meta. Pollo, tu mi butti queste cose, però ne abbiamo parlato degli occhiali meta. Ce l'ha un amico mio, gli Ehm, occhiali meta. ma era uscita una notizia che diceva che le immagini le vedevano tipo, le vedeva chiunque, una roba così, ma non mi ricordo. Dovrei andare a vedere Mm. la mia live. Però boh, secondo me, ecco, interessante. Per cosa le usa il tuo amico? Perché io sono curiosa di sapere perché la gente li compra. Perché magari non vedo io il potenziale adesso. Ma tipo io non li comprerei mai, però alcuni sono molto tendenti a seguire moda, novità, magari poi quelli c'hai la multifunzione, fai le foto, fai i video, fai i POV, no? Ci potrebbe Mhm. stare, ti fai i contenuti tua, quello che ti piace, però Ok. boh, io non lo comprerei mai, cioè non me ne frega niente di Ok, sta perché roba, costa un sacco. Ok. E anche, poi sono grossi, cioè sono giganti. sono pure Io ci stavo brutti. un po' pensando perché volevo, cioè perché io sono fissata con i Ray-Ban in quel Mhm. modo tipo così. Però il problema è che la mia faccia è piccola e quindi quei cosi diventerebbero una maschera per me. Troppo grandi, troppo grandi. Sì. Poi il prezzo comunque è molto più alto rispetto ai classici Ray-Ban, quindi ho detto, Ci boh, sto. non lo so. Pubblicità ancora. Solo pubblicità. Sì. Io domani divento un quarantenne vintage. Ah, fai il compleanno quindi, eh? Mhm. Dai, Però domani ti facciamo gli vintage, auguri. sì, sì, esatto. E insomma, questo divieto dei social media, sì, perché mi viene social media, social network, in realtà non So. è l'unica in Grecia. Stavo dicendo in Grecia, cioè io Buona gricia, mamma mia. stasera Cucina proprio romana. male male, male male. Ehm, E insomma, perché l'Australia è stata la prima ad introdurre questo divieto e anche Francia e Spagna stanno insomma discutendo su questo e quindi insomma in Europa se ne sta discutendo a quanto pare, vedremo come va. Però Sì. cioè, il problema rimane sempre, Però sì? sì, il problema rimane sempre quello, ma poi ho visto dalle statistiche, dai dati che hanno detto, penso a quanto sono veritieri, penso sì, tipo c'è tanta gente, tanti genitori che comunque sono d'accordo su sta cosa. Sì, sì, infatti diceva anche lì in Grecia che comunque tanti genitori erano d'accordo. Però non lo so, perché lì poi c'è sempre la cosa. Ora, io non sono genitore, quindi magari non lo capisco. Però Idem. il problema è che se si dà un telefono a un ragazzo, adesso qui minore di 15 anni, ehm, il mio bot è impazzito, l'ha mandato 2 volte. Ma perché manda roba a caso? Vabbè. Se dai un telefono a un ragazzino o ragazzina di meno di 15 anni, però lo devi controllare. E quindi il problema è che se invece gli dai il divieto, un po' stai scaricando un po' la responsabilità, no? Perché tu dici,
non devo io essere responsabile, nel senso controllare che fa sui social, perché in teoria non si può iscrivere sui social. Mhm. No, il discorso del parental control può essere limitante, ma ci sta tutto secondo me. Anche limitare, fare questo, come dice l'articolo, coprifuoco digitale, tra virgolette, o comunque in un certo senso delineare un perimetro. Il problema di questi nuovi che verranno, ok, di queste nuove generazioni che verranno, è che purtroppo oramai è diventato un must have. Prima non lo era, ok? Eravamo ancora con Sì. il discorso che ti venivano a citofonare sotto casa. Ora è troppo escludente secondo me, ok? Quindi un Sì. minimo è diventato necessario proprio per la società, però devi limitarne quello che è ok l'uso e anche quello a cui accedi, ovviamente, perché non è il massimo per un bambino vedere determinate cose e usarlo troppo, perché è Sì, limitante. però lì sta sempre dal genitore, Sì, secondo me. Cioè, sì. anche perché se tu fai il divieto, no? Adesso come verrà fatto questo divieto? Che devi mettere solo l'età o fai un controllo del documento? E se io, ragazzo, metto il documento del mio genitore, mi ci iscrivo comunque. Cioè, Sì, ma comunque questo esatto, il problema di questi esatto, divieti è che c'è sempre un modo per bypassarli, no? esatto. Quindi Quello sì. non so effettivamente in Australia come poi è andato. Dovremmo cercare. Non lo so come è andata questa, perché loro comunque adesso da un po' di mesi che l'hanno messo, se Mhm. non l'anno scorso, ora non ricordo. Però sì, cioè comunque, specialmente per i bambini che sono ribelli a una certa, comunque un modo lo trovano bene o male. Un po' più, non è Sì, così immediato, però comunque un modo lo trovano alla fine, non è quello il problema. sì, esatto, esatto. Quindi vedremo come va. Il parental control che molti servizi gli rilasciavano gratuitamente se ne vanno in malora. Sì, a quanto pare sì. Non so, sti parental controller comunque credo funzionavano, no? Cioè alla fine se si mettono certi orari o se si mettono un tempo, credo. Ma conosco giusto una persona che lo fa per i figli. Ha creato tipo tutta la rete di casa, basata pure sul parental control a parte. In teoria funziona. Poi se il figlio Ok. va a trovare un altro modo, tipo il cellulare del padre, per fare uno stupido esempio o qualcos'altro, alla fine lascia il tempo che trova. Però di base quello funziona. Però l'ho usato Sì. ovviamente, non te saprei dire. Sempre se i genitori lo utilizzavano, ovviamente. Certo, Poi il problema è questo, sì, sì. Vedremo. complicato. Sì, è una cosa un po' complicata e anche il fatto, il fatto è anche che magari uno non ha figli, quindi Sì, forse poi è non lo facile so. parlare. Poi non lo sai che cosa Sì, vive, come lo vive. sì, esatto, quindi insomma. E insomma, altra notizia, pare che 32.000 dati sensibili della pubblica amministrazione italiana sono finiti nel dark web, qui dice gratis. Dai, Ed eccolo qui, dai eccolo ragazzi. qua. Evviva! Eccolo lì. Sì, sì. Praticamente a quanto pare questo utente che si chiama Tanaka, soprannominato Tanaka ovviamente, ha pubblicato un database contenente appunto oltre 32.000 voci, diciamo, legati a questa pubblica amministrazione e a quanto pare sono inclusi tipo ID, vabbè, chiaramente codici, nomi, cognomi, codici fiscali, telefoni e robe così. E a quanto pare sembra sia vero perché a quanto pare questa persona qui ha una buona reputazione, a quanto pare, nel forum, diciamo. E il problema qui è che comunque con queste informazioni
si potrebbe fare comunque spear phishing, cioè phishing mirato, perché comunque si includono molte informazioni, tra cui nomi e cognomi, e quindi si potrebbe fare ovviamente phishing. E vediamo se c'è l'origine del leak. Non me lo ricordo più. No, mi sa che non ci sto. No, ci sono ipotesi. Forse è tipo Sì. che li hanno rubati magari da portali centralizzati o da fornitori di servizi IT della pubblica amministrazione, oppure violazione di alcuni uffici. Però insomma, oppure web scraping, che sarebbe tipo andare a trovare roba sul web. Però Esposta mi proprio sembra un po' accidentalmente. sì, però mi sembra un po'. Potrebbe essere, però vuol dire che appunto hai un database non protetto e questo è male. E non mi meraviglierebbe. Però L'hai chissà. detto tu, non io, eh? L'ho detto io, me ne assumo la responsabilità. Quanto pare lo ringraziano anche. Thanks for sharing. Thanks. Però Sono considera gentili. quando ho letto le risposte, ok, mi sono un attimo triggerato, perché loro hanno messo, no, tipo della serie sto screen come per dire ok, è di interesse, Sì. la gente comunque li commenta come per dire informazioni utili. Il problema però è un altro, perché se tu noti sotto sta immagine c'è scritta una cosa: molti utenti hanno risposto per sbloccare il contenuto offerto. Ok, lo sai perché? Perché io te lo posso dire perché comunque ogni tanto ci faccio un giro sui forum, quelli un pochettino che ultimamente sono ancora vivi e comunque continuano a campare, no? Praticamente che succede? Che quando uno, tipo lui, va a creare un post, un thread, lo fa con visualizzazione nascosta e ti obbliga, a te utente con un account, quindi autenticato devi essere, ti obbliga a rispondere al thread per poter visionare il contenuto. Ok, quindi magari vedi tipo una cosa come 60 risposte, ma sono tutte tipo ok, oppure singole lettere o commenti totalmente fatti a caso solo per sbloccare il contenuto. Ok, Ma è bellissimo. sì, e infatti è stata citata come cosa, e sta cosa è sinonimo di qualità e di consapevolezza di quello che si sta trattando, perché uno poteva dire no, guarda quante risposte, invece no, molti lo fanno solo per sbloccare il contenuto. Ok. Non lo sapevo questa cosa. Ok, interessante. È particolare, e questo diciamo che è una tecnica che usano per far vivere il forum, ok, per tenerlo più attivo, mi viene da dirti. E infatti questo è un moderatore, quindi ci starebbe. Sì, ma penso che lo facciano più che altro tutti, pure gli utenti normali, da quel che ho visto. Però sì, a prescindere, comunque c'è pure sta cosa, no, dei leak riciclati molto spesso vanno a prendere vecchi data breach che nell'underground sono facilissimi da pescare, ok, e semplicemente li vendono spacciandoli per nuovi, e quindi magari c'è il pollo di turno che li paga per una cosa che non hanno fatto, cioè guadagnano sull'ex lavoro fatto da altri. Però ecco, non mi sembra il caso proprio per via della reputazione di questo tizio, quindi della serie non è uno scam, almeno così dicono. Sì, perché diceva con oltre 1100 post è un punteggio di reputazione molto elevato, superiore a 1800, quindi insomma. Insomma, è andata così. Sì, vabbè, che tocca fa? Tocca stare attenti, anti-phishing. Sì. Da dove iniziano questi attacchi? Qui non si sa. Si sa, potrebbero esserci diverse possibilità. O violazione di alcuni portali o di uffici, ovviamente gestione del personale, robe così, oppure appunto si va a vedere su internet se ci sono robe aperte, non protette.
pure Quindi insider, insomma, di tutto ci può essere. sì, potrebbe essere anche quello, sì. Ma anche volendo un malware, stesso, alla fine. Che Assolutamente. comunque sono entrati, magari hanno infettato qualche sistema e hanno rubato dati. Cioè potrebbe essere di tutto. Sì, perché phishing diretto mi sembra troppo limitato, mi viene da dirti. Mm, Quindi sicuro c'è qualche tipo di compromissione o misconfigurazione che esponeva dati, ma a me non mi pare una misconfigurazione che espone dati questa, cioè non credo, però chissà, no, non lo so. credo. Boh. Tutte ipotesi, tutte ipotesi. Sì, poi qui diceva che dai contatti analizzati sembravano esserci istituti scolastici, quindi cioè informazioni di dirigenti e uffici amministrativi, capitanerie di porto e infrastrutture di trasporto, forze dell'ordine, nello specifico stazioni dell'Arma dei Carabinieri e altro ancora. Quindi boh, può essere, Mhm. però mi sembrano cose diverse. Quindi Sì. cioè, non sembra un database singolo, perché cioè... Boh. Infatti ci sta che hanno buttato l'idea che magari è un qualche gestore intermediario che gestisce più cose insieme. Sì, Sì. potrebbe essere. Boh, vediamo se si saprà qualcos'altro. Altrimenti, insomma, così. Carina l'immagine del tizio comunque. Molto in linea con quello che fa. Sì. Ma sono tutti così. Sono tutti Sì. così. Mm. Carino. Particolari. E... Che forum è? Non ho controllato. Il problema è che molti forum si assomigliano tipo tantissimo. Ok? Non so se. Cioè, ce ne Qui stanno dice alcuni. questo, però non so se è vero. Quale dice? Questo Dark Forums. Però boh. Non so, anche perché alcuni sono duplicati con stesso nome, eccetera. Non è che si capisce tanto. Sono molto simili tutti. Mi viene da dirti che c'è un forum che si chiama BFD, ma non so se è lui, perché purtroppo si assomigliano molto i forum. Questo però è lo stile suo. Solo che non ho fatto accesso. Se faccio accesso e faccio una ricerca lo clicco, vuol dire che è quello. Magari lo faccio stasera, non lo so. Peppe dice Bridge Forum. Però... Bridge Forum diretto. Boh. Sì, bisognerebbe andare a cercare questo e vedere se c'è. L'unico modo. Vabbè, andiamo avanti con un'altra bellissima notizia. Che a quanto pare LinkedIn ci spia. No. È il nostro social preferito per lavoro. Sì, parlando sempre di social, vedi? Vedi, tutto torna. Maledetti. Tutto. Complottismo. Ci vuole ogni tanto, ci vuole. Sì. Quanto pare, da un'indagine definita Browsergate, ovviamente, non mi ricordo da chi. Vabbè, altro dettaglio di cui faremo a meno. A quanto pare LinkedIn starebbe scansionando, insomma, segretamente i browser di noi, degli utenti, alla ricerca di oltre 6.000 estensioni Chrome installate, che poi sempre sto Chrome, insomma, vabbè. Esatto. E a quanto pare, come fa? Praticamente c'è un JavaScript iniettato all'interno delle sessioni degli utenti del browser e in cui si vanno a vedere alcune cose. Le estensioni di Chrome in generale hanno un ID tipo questo, proprio tipo strambo, e tramite quello si può andare a vedere se questo ID viene caricato tramite questo URL. Quindi cosa fa il JavaScript di LinkedIn? Va a fa una semplice richiesta a questo URL. Se la richiesta
perché insomma questo in realtà risponde con un'immagine, quindi tipo un'immagine, un'icona, perché viene messo tipo ID, cioè non viene fatto a questo URL, scusate, viene fatto a ID e poi un'immagine o Ok. l'icona dell'estensione. E se quello risponde con l'immagine vuol dire che l'estensione è installata, altrimenti no. Quindi si va a fare tutte ste richieste, ora non... sì, tramite questo, quindi saranno tipo 6.000 qui, sono tutte. Fanno queste richieste e vedono se queste estensioni sono installate sul browser dell'utente. E in più, ehm, e a quanto pare usavano proprio questo perché sono tutte le estensioni. E a quanto pare, oltretutto, va a fare un fingerprint del dispositivo. Cosa significa? Praticamente va a vedere, a leggere alcune proprietà del dispositivo da cui si usa, tipo la risoluzione o robe della batteria o CPU, RAM, robe così. E questo è fatto, a quanto pare... Allora, LinkedIn sostiene che è per la sicurezza, ovviamente. Sempre per la Perché, sicurezza. sì, per loro lo fanno perché se notano un'estensione che fanno appunto scrapping, cioè come dicevamo l'estrazione automatica di dati, ovviamente limitano l'account dell'utente o bloccano la navigazione, così da non permettere appunto l'estensione di fare scrapping. Però chi ha fatto questa scoperta, ecco qui era le informazioni sul dispositivo. Chi ha fatto questa scoperta pensano in realtà che sia per concorrenza, che lo fanno per vedere la concorrenza, perché per esempio se trovano alcune, non so, dicevano forse qui, perché esistono alcune estensioni che vengono utilizzate per la ricerca del personale, che ti danno informazioni, per esempio, sui numeri di telefono che LinkedIn normalmente nasconde. E quindi che si fa? Se LinkedIn vede queste estensioni, potrebbe pensare a questa azienda, perché magari vede tante persone, tanti dipendenti della stessa azienda, vede che questa azienda quindi sta utilizzando queste estensioni, che ha un reparto di ricerca personale, eccetera così, e quindi va a chiamarle e dice, Mhm. ovviamente non dice so che state usando questa estensione, ma dice so che la vostra azienda potrebbe usare questi strumenti di ricerca per migliorare la qualità. Perché non passate al nostro piano a pagamento? Perché comunque LinkedIn ha dei piani a pagamento anche per queste robe qui. E quindi Mhm. potrebbe essere questo. Oppure potrebbe essere che se LinkedIn vede un'estensione che non gli piace tanto, può bloccare magari l'account dicendo abbiamo rilevato attività sospette, robe così. Quindi potrebbe essere così. E quindi insomma potrebbe creare un monopolio anche sapendo queste informazioni, no? Mhm. Però boh, fatto Oh, sta sì. che poi diceva l'articolo, che diceva che all'inizio erano 2000 estensioni e poi 3000, però adesso hanno visto che sono tipo 6236. Quindi hanno aumentato. Mica spicci. Ah, Ovviamente negano vedete tutto. vedete qui c'è proprio il file che vanno a richiedere. Questo è l'ID dell'estensione e questo è il file che sta ad indicare magari un logo o robe così. Sì, diciamo, consigliate ad esempio usate Brave Browser e state a posto. Blocca tutto. Sì, potete usare Brave. O in questo caso alla fine Firefox, perché a quanto pare era su Chrome. Se non... Anche. Poi con un po' di estensioni fatte apposta per bloccare. Pulito. Sì, oltretutto. Undivided Zero con blotto non ce lo dicono. Sì.
Se un utente utilizza Firefox con 2 estensioni in croce è già a posto. Sì, esatto. Usare un user agent. Ma l'user agent non ti cambia, credo. Perché cioè, loro vanno proprio a vedere le estensioni. Quindi non credo ti cambi molto. A me Brave mi piace perché è sempre capace di bloccarmi senza problemi gli ads di YouTube. Magari anche con altre estensioni, per carità, solo che ormai mi sono fidelizzato a Brave. Io prima usavo Brave, poi ho avuto problemi con YouTube Studio, che ogni settimana mi diceva che c'era un'autenticazione anomala, e quindi ho provato a non usarlo e a disinstallare tutto, robe, e adesso non me lo dà più, quindi presumo YouTube non gli piaceva Brave. Può essere, sì. Però credo che prima o poi ci tornerò, insomma. Io ho switchato tempo fa da Brave su Firefox e ho trovato la pace interiore. Sì, dai, alla fine Firefox non è nemmeno male. Invece Ugo Rocchi non ti piace Brave. Sì, ad alcuni non piace. Cioè, dipende. Perché è particolare comunque anche Brave. Sì. Diciamo che poi se devi fare particolari cose magari ti blocca troppo e non capisci perché non ti funziona, no? Esatto, quindi dipende. Diciamo che la base più amata da quel che ho visto in generale è Firefox. Firefox è il default preferito da tutti. Però boh, dipende, no? Questo è il JavaScript comunque, se siete interessati. E questo è il fingerprint, il JavaScript del fingerprint. Insomma, se siete... Hanno linkato a questo articolo proprio un sito che ti fa una cosa simile, cioè ti fa detection di tutte le estensioni che c'hai. Ah, ok. Tipo se cerchi Known Technique te lo fa cliccare. Vabbè, magari adesso non cliccarlo, non so se c'è estensioni particolari che non vuoi far vedere. Non mi ricordo. 7 secondi controllo. No, non dovrei avere estensioni. No, considera, c'è proprio nell'articolo, se cerchi nella pagina, c'è il link che si chiama così. Ok. Sì. Mi sono spiegato male. Questa. No. Aspetta che ti vedo in ritardo. Quello con il blu, sì, è quello là. Ok, vediamo. Adesso scoprirete che estensioni ho. No, ma queste non ce le ho. Ne ha trovato solo uno. Docs offline. Ma io non ce l'ho sta estensione. Bene, molto bene. Ah no, ce l'ho. Google Docs offline. Ok, non lo sapevo. Buono a sapersi. Prego. Però ovviamente qui cerca su 5000. Magari quelle che tipo io ne ho altre e non sono in questa lista. Sì. Però bello. Perché Google Docs offline? Non so. Vabbè, dettagli. Però interessante. Cioè, a me è piaciuto molto vedere che con una semplice richiesta puoi vedere se hai un'estensione alla fine. Diciamo che lo fanno spesso quelli che fanno il phishing alle cripto. Cioè, con questa tecnica vanno a vedere che crypto wallet c'hai e se ci stanno quelli di interesse da svuotare, sostanzialmente. Ok. È molto simile. Ok, bello. Sì, maledetti. Firefox più uBlock Origin. Tu hai questa... Fantastico. uBlock è fantastico. Io non lo conosco. Sì, lo conosco, sì. Il logo me lo ricordo. Okay. Mi sa che devo iniziare un po' a usare queste estensioni. Ed è un po' che non le uso.
Brave, penso Ugo ti riferisci a Brave? Mi piacerebbe ma non mi fido. Oh, non so di notizie strane, però boh, non so. Cerca quelle infette? No, cerca alcune estensioni. Mi hanno detto loro dicono per security, per sicurezza, però qua dicono altri motivi. Boh. Un blog ha solo 10 milioni di utenti, ma dettagli. Potrei essere quell'aggiuntivo. 10 milioni e uno. Esatto. Poi parliamo di un'altra truffa che a quanto pare ne ha parlato Geopop con tutte queste, vedete, pubblicità. Devo iniziare un po' a utilizzare qualcosa per togliere tutte queste pubblicità. Però altro dettaglio di cui si occuperà la Cinnamon Sec del futuro e a quanto pare esatto. Io uso Firefox che su Parrot è preconfigurato con Privacy Badger e uBlock Origin. Sì. Sì, è vero, di default ce l'ha quelle estensioni, perché io uso sempre Parrot come VirtualBox. Bello, ok, quindi consiglio se volete utilizzare qualcosa. Però insomma a quanto pare c'è questa truffa particolare perché praticamente pare che mandino dei messaggi riguardanti magari prenotazioni di Booking, ma subito dopo che effettivamente una persona ha fatto questa prenotazione. Quindi, che ne so, arriva un messaggio che dice, vediamo se c'era il messaggio. No, mi sa di no, ci sono solo piedi. Non c'è un coso fatto con ChatGPT, penso. Sì, penso di sì, non sono sicura. Però, insomma, arriva questo messaggio che avvisa tipo che c'è stato un problema col pagamento oppure che la prenotazione è stata cancellata e quindi si manda un link per ovviamente inserire nuovamente i dati della carta di credito, perché Booking ovviamente non ce li ha. E a quanto pare la cosa però che imbroglia un po', anche fa pensare di cliccarci più facilmente, che arriva proprio dopo aver prenotato e quindi una persona ancora fresca di prenotazione e quindi tende a fidarsi di più. E oltretutto contiene i dati anche giusti, quindi nome, cognome, date magari della prenotazione, il nome dell'hotel, quindi ovviamente le persone si fidano. E a quanto pare qui tramite esperti come Paolo De Alchecco dicono che escludono appunto che il problema nasca da una compromissione di Booking, ma invece che sia più dovuto a accessi appunto illeciti a account email delle strutture, quindi di hotel e robe così. Perché magari se loro sono riusciti ad entrare nella mail degli hotel, potrebbero anche crearsi dei filtri automatici per inoltrare all'email dell'hackerino le email che contengono appunto prenotazione, booking o conferme, così l'hackerino ne ha una copia e può subito mandare il messaggio ovviamente alla vittima. Ovviamente sono tutte cose automatizzate, però insomma è quella l'idea. Oppure potrebbe mandare proprio l'email e poi cancellarla nell'email, nella piattaforma dell'email dell'hotel, così l'hotel non se ne accorge. E questo ovviamente è efficace perché appunto l'hackerino riesce ad avere i dati subito. Figata. Sì. Figata sta strategia. Sì. E poi qui anche parlava dello spoofing delle mail. Cioè
si può, magari lo vuoi dire tu, visto che tu sei l'esperto qui. Ecco, troppa responsabilità. Vai. Ma più che altro qui nell'articolo parla di controlli, ok? All'interno delle mail compromessa, no? Della struttura ricettiva. Lui dice: i messaggi vengono copiati o reindirizzati senza che il proprietario se ne accorga. Da quel momento il truffatore ha una finestra privilegiata. E ok. Poi lui mi parla dello spoofing delle mail, no? Noi sappiamo che si può falsificare l'indirizzo del mittente per far apparire un messaggio come proveniente da una fonte attendibile. Ok, ma Sì. questo perché? Perché in realtà sta truffa non viene fatta solo tramite WhatsApp, quindi le mandano tramite un numero magari virtuale, eccetera, il messaggio via WhatsApp, ma magari la mandano proprio via email, ok? Quindi loro, gli hackerini prendono informazioni che usano per sistemare in questo caso non il messaggio WhatsApp, ma l'email da mandare. E per sembrare quella che è la struttura effettiva vanno a spufare un campo che è quello che è subito visibile, cioè quando voi aprite un'email vedete subito chi è il mittente, ok? Quello è un campo che si chiama either from, è quello il più facile da spufare, quindi da falsificare, ok? Però in merito a ciò esistono dei meccanismi di sicurezza, SPF principalmente, che insieme anche al DIM e a questo DMARC, se opportunamente configurati, non sempre lo sono, potrebbero allarmare, ok? In che senso? Che la vittima può vedere nella sua casella email o una sorta di avviso, oppure l'email li finisce direttamente in spam perché non supera i controlli. Quindi lui giustamente ci dà questa cosa come per dire: guarda, ci stanno i meccanismi di difesa di questo tipo, possono funzionare come non, ok? Magari lo spoofing è fatto a metà, mettono il nome della struttura ma lasciano un indirizzo email che effettivamente è quello dell'hacker, che non c'entra niente con la struttura, e supera i controlli, però non è ufficiale, ok? Quindi sono utili ma non riducono il rischio, dipende quanto sono stati bravi a fregarvi, ok? Sì, ma poi leggevo anche che comunque a volte i server che ricevono magari lasciano, diciamo, delle configurazioni un po' più leggere perché potrebbero esserci problemi quando si inoltrano le mail, e quindi magari lasciano una configurazione un po' più leggera così da non aver problemi. E ovviamente tipo come il DMARC su non quarantine, come volete chiamarlo, ma magari non ce l'hanno settato e quindi quello magari non le manda in spam o robe così. Esatto, Quindi... oppure non c'è proprio e quindi a prescindere non si pone il problema. E poi sì, come dicevi, a volte usano anche WhatsApp per magari sembrare più realistici, perché magari è anche più fidato, perché magari se a uno gli arriva il messaggio su WhatsApp non pensa che è una truffa. Però insomma, diciamo che i segnali d'allarme sono sempre gli stessi poi, cioè che comunque Booking e gli hotel non utilizzano spesso WhatsApp, soprattutto per magari richiedere dati di pagamento urgenti. E poi non è mai capitato che ti danno tipo: hai 2 ore per darmi i pagamenti, se no viene cancellato tutto. Cioè, solitamente danno più tempo e comunque non chiedono dati di pagamento, quindi è sempre quella la storia. E ovviamente non bisogna cliccare e si deve sempre passare dall'applicazione ufficiale. Se arriva un messaggio da Booking, basta controllare, entrare nell'account di Booking e vedere se avete i messaggi lì o se qualcuno effettivamente vi ha scritto, perché solitamente gli hotel vi scrivono tramite Booking. E se proprio volete essere sicuri, chiamate l'hotel e chiedete. Esatto. Quella è la cosa. Insomma, questo interessante. E adesso la bomba di questa settimana è Claude Mythos. Sì. A quanto pare
bomba, ma forse non bomba, chi lo sa, chi lo sa. A quanto pare un po' ne avevamo parlato settimana scorsa perché era trapelato qualcosa di questo Claude Mythos e magari proprio per questo Anthropic ha deciso di non rilasciarlo ma rilasciarlo, diciamo così. E a quanto pare c'è questo nuovo modello che appunto si chiama Claude Mythos che pare sia proprio, mamma mia, signora mia, che stiamo facendo? A quanto pare riesce a trovare vulnerabilità in maniera impressionante, tanto che hanno deciso di non rilasciarlo ufficialmente perché a quanto pare ne trova così tante che hanno paura che poi venga usato anche dagli hackerini. Mhm. E a quanto pare hanno scoperto comunque delle vulnerabilità effettivamente. E c'era una cosa qui da qualche parte. Non mi ricordo più. Vabbè, ovviamente hanno fatto una comparazione con i modelli precedenti e chiaramente Mythos è il migliore. Però c'era una roba. Come si chiamava? Ah, Cyber Gym. Cyber Gym. Che a quanto pare questa piattaforma va effettivamente a valutare quanto sono bravi gli agenti AI nella cyber security e a quanto pare appunto Claude Mythos è il migliore. E qui avete anche gli altri tipi. Vabbè, a quanto pare sì, ha una percentuale di successo dell'83%, dicono. Ora, io non so bene come funziona questo Cyber Gym, l'ho appena scoperto, non sapevo neanche che esistesse in realtà, Io. però immagino ci siano dei progetti in cui si devono trovare delle vulnerabilità. Immagino, non so, vediamo un po'. Ok, quindi ci sono istanze da vulnerabilità trovate in questo OS Faz, che è una roba open source. Sì, su... Praticamente tramite analisi codici fanno. Cioè, Sì, sto vedendo un po' di esempi, sì. sì, ma anche Mythos comunque è tutto tramite codice, cioè loro partono dal Comunque, codice e poi... sì. Però ci può E poi... stare che fanno review e se hanno abbastanza intelligenza, tra virgolette, comunque sanno ragionare su cose complesse magari in maniera più semplice rispetto a noi, e quindi trovano cose che magari veramente uno, perché ho sentito Sì, dire che ci stanno vulnerabilità di quasi 30 anni fa che continuano, che ha trovato sostanzialmente. sì, sì, no, su OpenBSD ha trovato una vulnerabilità vecchia di 27 anni, che cioè nel senso, ma ci sta che trovi roba, io non è Sì. che dico di no, però secondo me è un po' esagerato poi dire mamma mia, signora mia, abbiamo fatto la cosa rivoluzionaria del mondo, perché la cosa è che è chiaro che trova roba, però la Mhm. troverebbe anche un ricercatore con abbastanza budget e abbastanza tempo, cioè Sì, anche ovviamente perché entra questo in ci mette gioco. meno tempo. Sì, perché entra in gioco l'automatismo che i computer hanno nel fare questo. Sì, Ok, sì, poi quindi leggevo... Sì, vai, perché dimmi, infatti dimmi. tocca, no, nel senso toccherebbe capire fino a che complessità riesce a trovare queste vulnerabilità. Perché se è banale codice, review del codice, No, in realtà ok, qui ci sta, però. parlava anche che comunque riesce a unire vulnerabilità magari di rischio Ok. basso o medio per aumentare Mhm. la criticità. E questo Ok, chiaramente è interessante perché riesce a capire che aggiungendo pezzi si può fare peggio. E quindi questo è assolutamente. interessante. E anche questa Figata. vulnerabilità in realtà è molto interessante, cioè perché è di TCP, no? Perché praticamente come funziona? Ora ve lo spiego molto banale. Praticamente c'è questo SAC che è da qualche parte, questo SAC che praticamente
E cosa succede? Quando voi andate su internet e c'è TCP, che è un protocollo, eccetera, in pacchetti vengono mandati piccoli pacchetti per farvi vedere magari un sito web o farvi fare robe. E vengono mandati piccoli pacchetti, che ne so, con ID molto strambi, però io vi dico tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però se un pacchetto viene perso, senza SAC, il protocollo non sa quale pacchetto manca e quindi magari gli dice ho perso, io ho solo 1, 2, 3 e quindi quello gli rimanda tutto. Invece con SAC, che come dice Peppe è Selective Acknowledge, esatto, si sa quale pacchetto viene perso e quindi dice ho ricevuto fino a 3 Mhm. e poi ho ricevuto 5 fino a 7 per esempio. E quindi ci sono dei buchini. A quanto pare Mythos qui ha trovato che tramite questi buchini si può mandare un blocco gigante, scrivere un blocco. Diciamo che il selective knowledge crea tipo dei promemori del tipo mi manca questo buchino, questo pacchettino. E quindi che fa? L'hackerino manda un pacchetto così grande che riesce a far cancellare quel promemoria e quindi rimane quel buchino. E il sistema, però il protocollo, cerca comunque di aggiornare quel promemoria, però non esiste e quindi ovviamente spacca tutto. Detto Mhm. molto così. E ovviamente è una vulnerabilità incredibile, oltretutto hanno trovato che il costo era comunque sotto $20.000, che comunque non è tantissimo se si considera che magari un ricercatore cioè, avrebbe ehm, per un ricercatore magari ci vorrebbe più tempo e quindi ovviamente verrebbe pagato di più, Mhm. però insomma non è poco, cioè è chiaro che non è una roba semplice da fare e ovviamente è molto interessante anche che è stata trovata. O come questa di FFmpeg, che è tipo una libreria per il processamento media. E anche qui veniva mandato una roba gigante per tipo farlo impazzire. E, e anche qui su tutto di memoria comunque. Però, esatto, cioè, vedete, è comunque roba di memoria, di buffer, che comunque trovi dal codice. La cosa, secondo me, interessante sarà, cioè ovviamente è interessante, però se gli diamo un sito web senza codice, riuscirà a farlo? Perché comunque, cioè, Mhm. il codice sorgente non sempre lo danno. Esatto. Quindi, cioè, ci sta, però stiamo calmi. Sì, dipende un attimino come agisce, cosa gli serve, dove va a agire, fino a dove c'ha i limiti. Ovviamente non è che abbiamo il modello sotto mano, chi lo sa. Però, Sì, ma ok, è tipo il discorso, ti darà sicuramente una mano, come ce la sta dando ChatGPT Claude adesso di base. Però non puoi dire, ah cazzo ci sostituirà. Ho detto la parolaccia, non ci banneranno, penso. Non è che non è il discorso, ah ci sostituiranno, no, basta sto tragicismo, ok? È un capito, aiuto. sì. Sì, esatto. Ehm, E la cosa che hanno fatto adesso è che hanno lanciato questo project Glasswing, dove praticamente solo alcune aziende possono utilizzarlo. Aziende tipo, non ricordo adesso chi dicevano, tipo forse Cisco e Mm, altre aziende di questo genere. Eh, ok, sì. Cisco. Google, robe così, Apple, ora non ricordo quale articolo lo diceva. Perché forse. Sì, tipo Ah, ok, ho Amazon, trovato la lista. Anthropic, Sì. Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, per appunto, diciamo, aiutare a mettere in sicurezza questi sistemi comunque
centrali che magari vengono utilizzati molto. Però insomma vediamo, cioè capiamo. Però la cosa interessante qui, che ora non so dov'è, lo stavo cercando, è che diceva che loro non hanno fatto un addestramento particolare, cioè proprio mirato a quello, ma ha imparato comunque, è riuscito ad imparare da solo. Ora però non trovo dove lo diceva. Non mi ricordo. Lo diceva da qualche parte. Però chiaramente gli hanno fatto ovviamente un addestramento diverso, però diceva che comunque era riuscito a mettere insieme le robe da solo. E poi anche da qualche parte diceva che Anthropic ha testato se il modello potesse fingersi anche meno capace, tipo per evitare alcuni controlli di sicurezza, per magari capire se può farlo, una roba così. Però ora non lo trovo. Sarà nel sito Forse in un enorme, altro. l'hanno scritto l'articolone. Sì, può essere. Però insomma, Mythos è questo. Però la cosa più che altro che dicevo, no? Se allora loro hanno sto sistema così fortissimo, perché non lo lanciano su tutte le cose open source e sistemano tutto? Ancora non lo vogliono usare. E magari danno i dati, cioè se loro dicono abbiamo trovato questa vulnerabilità che comunque va bene, queste vulnerabilità 0 day, quello che vogliono, oltretutto non si sa se non è stato scoperto, magari è stato scoperto e nessuno l'ha mai detto, cioè magari anche ci sono gli 0 day sovvenduti comunque, quindi non si sa comunque così. E oltretutto potrebbero lanciarlo su tanti codici open source e dare i dati di cosa trova lì, cioè, per fare una cosa. Il fatto è che è chiaro che loro puntano a dire è tutto bellissimo, è una roba fortissima, è chiaro. Però se Certo. poi solo tu dici che è bellissimo, che fa ste robe ma non dai effettivamente dati, oltretutto mi fai un esempio con i tuoi stessi modelli, ok, c'è questo e quello che volete, però rimane sempre roba che sapete voi e basta. Vabbè, ma magari hanno chissà qualche tipologia di vincolo, di impicci legali, contrattuali, chissà che tipologie di patti hanno che li impediscono, barra comunque magari loro continuano a testare in seconda sede senza dire, ok, e magari ogni tanto fanno sbucare qualcosa, magari hanno chissà che accordi incredibili che magari li limitano in determinate cose. Può essere, anche perché qui dice abbiamo identificato 1000 di Tanto gira sempre intorno ai soldi, quindi. Sì. Comunque è sempre anche una roba di abbiamo il modello bellissimo, compratevelo, dateci soldi. Infatti diceva da qualche parte. Ah, gli hanno dato la CVE. Ok, non l'avevo vista, volevo vedere la CVE. Claude ha una CVE. C'è sta. Diceva che comunque hanno istanziato un po' di soldi. Oh. 300. Sì. Ha invitato 40 aziende per partecipare a questo, dando un credito, cioè un utilizzo dei crediti di 100 milioni. Mi confondo sempre. E ci sono anche 4 milioni in donazioni per aziende di sicurezza di open source, quindi
Ma voi come trovate vulnerabilità? Ci chiede Pollo. Non ne troviamo, Pollo. Non ne troviamo, se no eravamo ricchi. No, vabbè, io sul web, niente, guardo il web, la pagina web e vedo cosa c'è, insomma, è un po' complicato rispondere a questa domanda perché dipende molto dal contesto, cioè dipende molto dall'applicazione web. Però diciamo la prima cosa che si fa è l'analisi. Anche qui, vedete, anche Claude Mythos comunque ha fatto un'analisi del codice sorgente. Se si ha il Mhm. codice sorgente, si va a leggere il codice sorgente, si vede che cosa fa, cosa non fa, si vedono tante cose anche tipo validazione, se si hanno richieste dal web o robe così. Insomma, dipende poi. Altrimenti, altrimenti è molto Sì. più dinamico, cioè lavori Sì. scatola nera, no? La cosiddetta, e testi, Sì. vedi come si comporta, vedi se riesci a sfruttare qualcosa. Sì, poi la cosa è sempre provare robe e chiedersi cosa succede se faccio sta roba. Cioè, che semplicemente, vi faccio un esempio sempre. Se c'è l'username, voi provate a mettere, non lo so, asterischi oppure doppi apici. Quello magari vi dà degli errori e voi capite dall'errore che potete fare altro. Robe così semplici. Sperimentazione. Esatto, sì, perché non c'è, cioè ci sono le guide di test, però non c'è una roba generica che funziona per tutto, ecco. Perché poi ogni sistema è diverso dagli altri. Anche le tecnologie usate sono diverse. Se avete un sito scritto, non lo so, Node.js, ovviamente è diverso da un sito scritto in .NET, che usa .NET, roba così. Però va bene, va bene. Altra notizia, questa ci viene proprio dall'ACN. A quanto pare c'è questa campagna di phishing di tipo Device Code Grant, che è praticamente come funziona. Non so se voi avete mai utilizzato il Device Code Grant, praticamente è un metodo di autenticazione che vi permette di aggiungere dispositivi magari al vostro televisore. Che ne so, non so se l'avete mai usato, quando magari aggiungete un dispositivo come telefono o robe così, vi chiede di inserire un codice che viene visualizzato sul dispositivo che state usando, no? Magari se usate l'applicazione di YouTube sulla TV o robe così. E questo praticamente è stato fatto apposta proprio perché alcune applicazioni, alcuni dispositivi non hanno tutta la roba di fare l'autenticazione, il login normale, perché magari non avete una tastiera o robe così e quindi ovviamente verrebbe difficile. E quindi cosa fanno qui con questo metodo? Mandano un'email di phishing dicendo magari che bisogna firmare un documento. Voi cliccate e vi danno un codice che voi dovete e vi chiedono di metterlo sul vostro account. Vi dice tipo per accedere vai su google.com device, che appunto è l'URL, che è la pagina in cui si deve inserire il codice, e vi danno un codice. Non so se qui posso zoomare. Vi danno Hanno messo questo le immagini codice. piccolissime. Sì, infatti. Sì, però Maledetti. noi zoomiamo, la vediamo e vi dice copia questo codice e poi insomma cosa succede? Voi autorizzate appunto questo codice. Il problema è che questo codice in realtà non è collegato al vostro account, ma è collegato all'account dell'hackerino. Quindi l'hackerino, una volta che voi inserite questo codice, ecco qui per esempio è il codice di Microsoft, in quel momento voi state autorizzando Microsoft a dare accesso al dispositivo dell'hackerino. Quindi con una funzionalità comunque legittima, loro l'hanno sfruttata per appunto connettere i loro dispositivi.
Diciamo che una cosa molto simile succede pure, tipo, non lo so, quando ci sta ancora, in realtà non è che c'è stata, funziona ancora la truffa lì della ballerina, no? Per fare Sì, per prendere il controllo di WhatsApp, alla fine è sì, sì, sempre sì. una È cosa tarata su un simile, codice sì. del genere. Sì, 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 sì. sì, però vedi che stanno cambiando le truffe, perché prima era magari che si voleva rubare utente e password. Adesso però c'è l'autenticazione a due fattori, quindi Esatto. ovviamente se si ha l'autenticazione a due fattori è un po' più difficile, si può comunque fare ma è un po' più articolato. E quindi che fanno? Loro ti danno un codice così voi già autorizzate Mhm. quel codice. E ovviamente questo bypassa l'autenticazione a due fattori, perché qui non c'è un'autenticazione a due fattori. Sì, sì. E Infatti ovviamente rientra in, se... Sì, infatti rientrano vai. tante tipologie di attacchi basati su questa OAuth, che è proprio Sì, una sorta di protocollo di autenticazione per queste cose. sì, sì, esatto. Ehm, E insomma, e se l'utente comunque ha magari accessi amministrativi, comunque potrebbe anche accedere, l'hackerino potrebbe anche accedere a robe più rilevanti, no? Essendo comunque cloud, a volte hai accesso ad altre cose. E qui insomma dava alcune istruzioni alle aziende, chiaramente, ma anche gli utenti che dovrebbero insomma evitare di inserire codici se non li avete richiesti. E stare Mhm. attenti ovviamente al phishing. Vediamo questo phishing. Gentile utente, ecco qui. Vedete anche qui avete sempre l'urgenza, scadrà tra 24 ore. Sempre un Mhm. problema. Però insomma l'email non è fatta male. Comunque l'intelligenza artificiale ormai. Sì, praticamente l'hanno generate tutte, mi sa. Sì, sì. E quindi questo. E niente, questa era l'ultima notizia per rallegrarvi il giovedì sera. E però sì, vabbè, state attenti al phishing. Ora facciamo la pubblicità, però questa volta la faccio bene. Inizia da te. No, inizio sempre da te. Inizio sempre da te. Ovviamente iscrivetevi al canale, al canale di Simone, dove ci sono tanti ADV, video ADV. carini e ne arriveranno altri che lui mi scrive, mi dice sto facendo sto video. Io dico fallo, così lo guardo. E il Tu tipo prossimo sbrigati. effettivamente... Esatto, mi servono. Infatti sto spingendo molto sull'analisi malware, sappiatelo. Va bene, va bene. Però insomma andate a vedere i suoi video, i corsi anche, e playlist. Ha fatto un sacco di roba su tante cose. Quindi insomma se non lo seguite andatelo a seguire. Chiaramente. Grazie. E ora il mio canale, che ovviamente spero che chi guarda questa live sia già iscritto al mio canale, se no vabbè vi perdono come sempre, non fa niente, però insomma ci rimango un po' male. E io faccio video anche, oltre le live. E niente, anch'io faccio live e video su robe tecniche, quindi insomma, non sempre tecniche. I video non sono sempre tecnici. Mi piace anche cercare di farli non tecnici, un po' per tutti, però insomma iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E questa niente, era la marchetta, vi rimetto il canale di Simone per chi non lo avesse ancora seguito. E niente, questo in realtà. E adesso in realtà mi è passata un po' la fame parlando, ecco, visto che all'inizio vi ho detto che avevo fame, però la fame viene mangiando, quindi... Quindi buona cena. Quindi grazie Simone, ovviamente come sempre, per aver partecipato. E
E niente, buona serata e sì, buona cena. Ciao. Grazie a tutti, buona serata.